Buenas, bentornati in questo nuovo video. Bene, oggi parleremo di nuovo di Bruce Lee. Sigla! Bene, bentornati in questo nuovo episodio. Io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai guardare un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di fare nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito per tutti gli amanti delle arti marziali. Se vuoi aiutarmi a portare avanti questo progetto, di parlare delle arti marziali in generale nel modo più serio e degno che meritano, beh, semplicemente puoi farlo iscrivendoti al canale, attivando la campanellina per non perdere nessuno dei miei video. Commentate, lasciate like e condividete i miei video, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, iniziamo il video di oggi parlando di nuovo di Bruce Lee. Ho fatto nelle scorse settimane un video dedicato all'episodio di Bruce Lee contro One Jack Man. Questo video ha ricevuto tantissime visualizzazioni e di questo devo ringraziare anche Lorenzo De Luca, grandissimo esperto del cinema di arti marziali orientale, che ha visionato il mio video e ha pubblicizzato appunto questo episodio che io avevo fatto. Sono arrivati tantissimi iscritti a causa di questo video e sono arrivati tantissimi commenti di persone che amano / odiano Bruce Lee. Questo mi ha dato l'idea naturalmente di fare un altro video dedicato a Bruce Lee per mettere in chiaro quello che io penso di questo personaggio. Prima di tutto voglio dire che è inutile lasciare dei commenti dove si pretende di dire le cose come sono andate nella vita di Bruce Lee, perché naturalmente nessuno di noi con certezza potrà mai sapere alcune cose. Quindi se amate Bruce Lee e ancora non lo conoscete, vi consiglio di andare a visionare il canale di Lorenzo De Luca, che come ho detto è un grandissimo esperto. Ma veniamo agli argomenti di Bruce Lee di cui voglio parlare oggi. Voglio fare un po' di chiarezza perché non è mia intenzione mettermi a discutere tramite i commenti con delle persone che ciecamente pensano che Bruce Lee letteralmente sia più forte di qualsiasi personaggio della Marvel. Quindi ragazzi, prendetevi 5 minuti e ascoltate quello che ho da dire su questo personaggio. Prima di tutto iniziamo dicendo quello che ho sempre detto. Andiamo con ordine ragazzi. Ero molto piccolo, ho visto per la prima volta le arti marziali sullo schermo proprio guardando i film di Bruce Lee e ho deciso in quel momento che anch'io volevo fare quelle cose. La mia strada poi non mi ha portato a fare la disciplina di Bruce Lee, questo poco importa, ma comunque è grazie alla sua immagine che trasmetteva delle arti marziali, come veniva portata sullo schermo, il carisma che aveva Bruce Lee, mi ha convinto fin da piccolo a intraprendere questa strada. Quindi come me sono sicuro che ci sono tantissimi maestri, tantissimi praticanti che anche ai nostri giorni iniziano le arti marziali perché spinti dalla voglia di emulare all'inizio la speranza di diventare un po' come Bruce Lee. Ho diviso questo video in dei piccoli capitoli dove affronterò gli argomenti dedicati a Bruce Lee. Iniziamo con il primo, che è la sua vita. Beh ragazzi, sulla sua vita ci sono tantissimi episodi e tantissimi fatti che sono ormai appurati, che sono andati, o cose che sono successe in quel modo, ma come avviene naturalmente per tutte le persone famosissime che sono scomparse molto giovani, ci sono tantissime storie che si rincorrono e che pretendono di dire una verità che probabilmente non c'è mai stata. Non ho naturalmente le carte per dire tante cose che possono essere successe nella vita di Bruce Lee, ma quello che voglio dire è che se siete veramente amanti di Bruce Lee dovete assolutamente recuperare questo libro qua, Bruce Lee di Alex Ben Block, praticamente la sua vita e la sua leggenda. Questo è probabilmente il miglior libro scritto sulla storia di Bruce Lee da quando appunto si parla di questo personaggio. È un libro che racchiude un po' tutta la vita di Bruce Lee e quello che è scritto in questo libro sono tutte cose assolutamente attendibili. Come dico, ci sono tantissimi libri che sono usciti, è un libro che non è attuale, è un libro abbastanza vecchio, ma la documentazione, le cose che sono spiegate in questo libro
fanno sì che questo sia il libro ancora, la Bibbia, diciamo, per tutti quelli che amano Bruce Lee. Quindi Bruce Lee, la sua vita e la sua leggenda di Alex Ben Block. Guardatevi intorno se riuscite a recuperare questo libro e sicuramente una volta letto questo avrete un'immagine molto più chiara della vita di Bruce Lee. Parliamo di Bruce Lee come atleta, come praticante di arti marziali. Tanti commenti: Bruce Lee era imbattibile. No, Bruce Lee era solo un attore. Bruce Lee avrebbe potuto uccidere chiunque. Bruce Lee non sapeva combattere, era solo tutta scena da film. Dove sta la verità? Io, ragazzi, vi posso dire la mia opinione da praticante di arti marziali. Alla domanda diretta, Bruce Lee sapeva combattere? Io risponderei di sì. Perché, ragazzi, questa è una cosa che c'è anche ai giorni nostri. Dire che una persona non sa combattere perché non è mai salita sul ring, non ha mai affrontato un combattimento, non è mai stata aggredita, non ha mai disputato un torneo, e quindi dire che una persona non sa combattere perché non si è cimentata in queste cose è un po' un argomento ridicolo, ragazzi. Allora, ci sono delle persone molto esperte di arti marziali, di combattimento o delle forze dell'ordine che però in alcuni casi di aggressione si sono rivelati completamente inadatti, come ci sono stati alcuni casi di aggressione per la strada e alcune persone che non avevano mai sferrato un pugno in vita sua, che a un certo punto queste persone riescono a difendersi meglio di chi magari era preparato. Io pratico il Kobudo, naturalmente uso la spada affilata, ho fatto anche alcuni tagli, taglio regolarmente, se guardate indietro nei miei video li trovate se siete curiosi, e naturalmente faccio sempre una simulazione. Ho fatto sempre questo allenamento del Tameshigiri, ma chiaramente non ho mai tagliato un braccio a una persona. Posso però dire di non saperlo fare con tutte le prove che ho fatto, così come riesco a tagliare una fascina, naturalmente potrei tagliare anche un braccio. Quindi dire che Bruce Lee non è un combattente serio, non è in grado di combattere, non era in grado di combattere perché non ha mai combattuto sul ring, è un po' una cretinata, ragazzi. Tramite film possiamo vedere degli elementi importanti che possiamo analizzare. Come ho già detto, vi dico la mia dal punto di vista di un praticante che insegna arti marziali. Sicuramente è innegabile che Bruce Lee aveva una forma fisica degna di un combattente, quindi un fisico molto asciutto, molto tirato, molto forte, molto veloce nei movimenti, e sicuramente sempre dai film possiamo capire che Bruce Lee era molto sciolto e che sapeva portare colpi. Lasciamo perdere che secondo alcuni sono colpi portati a livello cinematografico, ma vi dico che c'è parecchia differenza nel vedere un calcio, dei calci di Bruce Lee nei suoi film e vedere i calci di Neo di Matrix, che non pratica arti marziali. Chi è del settore, ragazzi, la differenza la vede. Magari chi è affidato così agli effetti speciali può portare a pensare che quelle cose le possono fare tutti. A livello visivo sì, è vero, ma le arti marziali sono fatte di dettagli e Bruce Lee questi dettagli ce li aveva. Non diciamo assolutamente che Bruce Lee era imbattibile, sicuramente però possiamo dire che Bruce Lee aveva una forma fisica degna di un combattente e sapeva sicuramente muoversi e sapeva sicuramente portare i colpi. Quindi che lo avesse o non lo avesse fatto nella realtà, questo non esclude che Bruce Lee affrontato faccia a faccia non potesse essere un avversario preoccupante. Quindi, ragazzi, sull'atleta mi sento di dire che non si può giudicare Bruce Lee come un attore e basta, ma non si può nemmeno giudicare Bruce Lee come il più forte di tutti i tempi. A questo punto, se vi piacciono chiaramente i film di Bruce Lee, siete amanti appunto di quel tipo di cinema, vi consiglio appunto questo libro di Lorenzo De Luca. In questo libro qua troverete tantissime schede, tantissime curiosità su tantissimi film che sicuramente tanti di voi magari non hanno mai visto. Quindi, ragazzi, il miglior modo per informarsi è sempre questo, attingere dai libri. Gli eredi di Bruce Lee di Lorenzo De Luca. Recuperate questo libro e sicuramente non ve ne pentirete.
Veniamo adesso all'immagine dell'attore di Bruce Lee. Allora, anche su questa immagine qui ci sono tante persone che dicono che i film di Bruce Lee sono meravigliosi, tantissime persone che dicono che i film di Bruce Lee sono tutt'altro che meravigliosi, persone che dicono che Bruce Lee ha fatto bene al mondo delle arti marziali e tantissime invece persone che dicono che Bruce Lee ha fatto veramente male al mondo delle arti marziali. Ancora una volta, ragazzi, vi dico la mia onesta opinione da praticante di arti marziali e da una persona che magari ha attraversato alcuni anni dove si è potuto fare un'idea di questa cosa del cinema che incrociava le arti marziali. Lo stesso discorso che sentiamo per altri personaggi, poi tra l'altro Steven Seagal ha fatto molto male all'aikido, Jean-Claude Van Damme ha fatto molto male alla kickbox e così via, ragazzi. Allora, la mia idea ve la dico subito: questi personaggi assolutamente non hanno fatto male alle arti marziali. Chi è che fa del male alle arti marziali? L'ho già detto in alcuni miei video, sono tutte le persone che giornalmente si mettono la divisa di arti marziali, salgono sul tatami, entrano sul ring, si mettono a insegnare senza esserne capaci. Ragazzi, è così, queste sono le persone che fanno male alle arti marziali, non queste persone che le hanno portate nel cinema. Così come è successo anche con Steven Seagal, che ha trasformato l'aikido da un'arte marziale di nicchia, un'arte marziale che era praticata da pochissimi, per esempio in Italia, che conoscevano pochi, che non era presa in considerazione da nessuno. Steven Seagal ha avuto il grandissimo merito, l'ho già detto anche nel video che ho dedicato a lui, di far conoscere questa arte marziale al grande pubblico. Beh, Bruce Lee ha fatto la stessa cosa, ma l'ha fatta moltiplicata per 10. Come ho già detto in alcuni video, Bruce Lee colpiva come un praticante di box, calciava come un praticante di karate, si muoveva in alcune tecniche come un praticante di kung fu. Insomma, ragazzi, Bruce Lee prendeva le simpatie di tutti gli artisti marziali. I film di Bruce Lee, ragazzi, se visti oggi magari non risultano così belli, ma vi dirò un piccolo segreto: non erano belli nemmeno ai tempi. Il mercato dei film delle arti marziali certo non è nato con i film di Bruce Lee, ma avevano i film di Bruce Lee un elemento che gli altri film non avevano, ed era Bruce Lee stesso, un personaggio in grado di bucare lo schermo, di avere un carisma per il quale tutte le persone non si limitavano a vedere solo l'azione riportata sullo schermo, ma la visione del film era tutta incanalata su lui, su Bruce Lee. Dire che Bruce Lee ha fatto male al mondo delle arti marziali? Assolutamente no. Bruce Lee invece ha fatto in modo che tantissime persone si dedicassero alle arti marziali liberi dal vincolo della preferenza. Come l'esempio che ho fatto prima di Steven Seagal: chi andando a vedere i film di Steven Seagal si è convinto a iniziare la pratica dell'aikido, ha iniziato appunto la pratica dell'aikido. Con Bruce Lee queste catene non c'erano. Se le persone sentivano di poter iniziare una qualsiasi arte marziale perché dentro ci sarebbero stati tantissimi elementi che potenzialmente li potevano avvicinare a Bruce Lee. Quindi, ragazzi, se tanti oggi si ritrovano ancora un corso in piedi, o nel tempo i vecchi maestri che hanno poi lasciato le palestre ad altri e così via, queste realtà vanno avanti, tantissime di queste realtà, una piccola percentuale, la devono al cinema di Bruce Lee. In quegli anni lì le arti marziali, ragazzi, erano in profonda crisi, le palestre erano vuote non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Le arti marziali tradizionali soprattutto avevano già iniziato ad avere il loro periodo di decadimento e di crisi. Bruce Lee ha invertito questo processo, lo ha fatto contemporaneamente in tutti i settori e lo ha fatto in tutto il mondo. Ragazzi, come si può dire che ha fatto del male? Veniamo all'argomento Jeet Kune Do, ovvero l'arte marziale che Bruce Lee ha creato. Naturalmente io non pratico Jeet Kune Do, mi sono imbattuto nel Jeet Kune Do in alcuni seminari che ho fatto con dei maestri che conosco bene, che sono miei amici anche qui della zona, che insegnano il Jeet Kune Do. Simpaticamente parlando, visto che mi interesso di tantissime cose, ho naturalmente un paio di volumi su Bruce Lee, che diciamo sugli appunti di Bruce Lee riguardo il Jeet Kune Do. Naturalmente me li sono visionati e letti tantissime volte. Naturalmente la mia idea sul Jeet Kune Do è quella un po' più
realistica che posso vedere da fuori. Mi sento dire che è un concetto, un modo di combattere che Bruce Lee stava studiando e che stava portando avanti. Naturalmente, così come i suoi progetti cinematografici da star di Hollywood sono rimasti a metà con la sua morte, naturalmente ragazzi anche lo studio che lui stava portando avanti sul Jeet Kune Do è rimasto naturalmente a metà. Pensare che Bruce Lee, morto così giovane, avesse già completato e diffuso e divulgato tutti i suoi studi del Jeet Kune Do, naturalmente ragazzi è un'idea che non è veritiera. Quindi naturalmente questa cosa, questo studio del Jeet Kune Do da Bruce Lee è stato chiaramente forzatamente lasciato incompleto. Naturalmente tutti gli allievi che avevano avuto la fortuna di passare più tempo con Bruce Lee e di allenarsi un po' più di volte insieme al Bruce Lee maestro, diciamo che possono aver colto alcune cose che magari naturalmente agli altri allievi non era concesso scoprire. E poi quindi hanno cercato di portare avanti, mettendoci del loro naturalmente, questa cosa che Bruce Lee aveva lasciato incompleta. Ma appunto per questo motivo qua non mi sento di parlare del Jeet Kune Do come l'arte lasciata in eredità di Bruce Lee, ma sicuramente parliamo di una filosofia del combattimento che è stata lasciata da Bruce Lee e che poi è stata portata avanti da alcuni maestri. Jeet Kune Do è efficace, non è efficace, serve, non serve? Ragazzi, torniamo sempre al discorso che vi ho fatto tantissime volte. Ci sono queste discussioni perché ci sono tantissimi maestri che pubblicizzano di insegnare il Jeet Kune Do sfruttando l'immagine di Bruce Lee come loro presunto maestro e in realtà non sono all'altezza di fare niente. Questa è la mia personale idea da praticante di altre arti marziali nei confronti del Jeet Kune Do. Veniamo a parlare dell'ultimo capitolo dedicato a Bruce Lee, che è l'argomento della morte di Bruce Lee. Ragazzi, sulla morte di Bruce Lee ne sono state scritte tante e ne sono state dette tante, così come è successo anche per altri artisti famosi. Faccio l'esempio per esempio di Elvis Presley, la stessa cosa, le cause della morte rimangono sempre un po' misteriose. Questi personaggi hanno vissuto di una fama veramente importante, che hanno superato il concetto di essere delle star, delle superstar, ma sono diventate delle vere e proprie icone. Ci sono alcune cose legate, alcuni fatti legati alla morte di questi personaggi che naturalmente non devono essere divulgati. Da qui si crea naturalmente la confusione, perché la notizia e i motivi della morte di questi personaggi vengono sempre date un po' smentendosi una con l'altra, incomplete, e questo naturalmente nel tempo fa venire fuori tantissime versioni modificate che cercano di spiegare questi pezzi mancanti cosa potevano essere. Nel caso di Bruce Lee è morto per una reazione avversa, è morto perché è stato ucciso, è morto per un attacco cardiaco. Ragazzi, sicuramente la verità da qualche parte c'è, ma naturalmente noi non abbiamo tutti gli elementi per riuscire a individuare quale sia questa verità. Possiamo scegliere di credere più a una, di credere più a un'altra o di farsi addirittura alla propria verità, ma queste sono solo delle nostre idee che non andranno mai a rivelare la verità che c'è dietro alcune di queste morti di questi personaggi famosi, in questo caso di Bruce Lee. Quindi naturalmente sono aperte tantissime cose. Bruce Lee può essere stato ucciso? Probabilmente sì, perché comunque era un cinese, ma dai cinesi non veniva considerato un cinese, veniva considerato un americano, comunque aveva avuto un successo, comunque era un personaggio che muoveva molti soldi, insomma ci possono essere tantissimi motivi. Può aver avuto un attacco cardiaco, sicuramente Bruce Lee era un personaggio molto sotto pressione, non sappiamo chiaramente se avesse qualche abitudine che poteva portarlo ad avere dei problemi fisici, non possiamo sapere se aveva delle allergie, appunto. Ragazzi, sono tutte cose che non possiamo sapere. Quindi ragazzi, alla fine di questo viaggio rimane comunque l'immagine di una persona fantastica che ha dato molto all'immagine delle arti marziali, ha dato molto al mondo delle arti marziali, ha dato il suo contributo al cinema, ha cercato di muoversi in tantissime direzioni, quindi assolutamente Bruce Lee è un personaggio degno di tantissimo rispetto. E poi ragazzi, per tutti quelli che pensano che Bruce Lee non valesse niente,
non sono quei pochi film, come ho detto prima, anche un po' bruttini, che ha lasciato, che hanno decretato che Bruce Lee diventasse un'icona che attraversa il tempo, rimane famoso anno dopo anno. Basta guardare anche per esempio nel mondo videoludico, ci sono gli episodi dei famosi giochi dedicati all'UFC. Ragazzi, Bruce Lee è un personaggio di fantasia, chiaramente perché nel mondo dell'MMA non esiste, ma è un personaggio che viene preso e riportato sempre all'interno del gioco. Questo perché tantissime persone, nonostante seguano tutti gli eventi sportivi dedicati ai vari stili di combattimento, non possono fare a meno di provare una tremenda ammirazione e simpatia per Bruce Lee. Beh ragazzi, il video finisce qua, spero di essere stato chiaro, spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete i miei video, lasciate like, lasciate un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!